Ciao a tutti e benvenuti su Segreti Turchi. Restate con noi fino alla fine per scoprire ogni dettaglio nascosto e, se vi piace questo tipo di contenuti, ricordate di iscrivervi e condividere il video con chi non riesce a stare lontano dalle storie del set. Grazie di cuore per il vostro sostegno. Sui corridoi di uno dei progetti più attesi della stagione ha cominciato a circolare una voce insistente. Sul set della serie con protagonisti Erkan Merik e Azal Suba sarebbe scoppiata una tensione tale da far tremare l'intera produzione. Quello che inizialmente sembrava un malinteso da routine, una frizione comprensibile in un giorno carico di riprese, avrebbe finito per trasformarsi in un'escalation di nervi e di parole dal tono acceso, capace di bloccare le macchine e gelare i volti. Cos'è successo davvero? Secondo indiscrezioni provenienti dagli angoli più silenziosi del set, tutto avrebbe avuto origine durante una prova tecnica. Si discuteva dell'impostazione emotiva di una scena centrale, e proprio lì le visioni avrebbero cominciato a divergere. Pare che Erkan Merik, entrato profondamente nel suo personaggio, abbia chiesto di sfumare alcuni passaggi, di rendere il conflitto più introspettivo, più trattenuto. L'obiettivo, dicono, era cercare una verità più matura, meno ovvia. Azal Suba, però, avrebbe difeso con fermezza l'arco emotivo della sua protagonista, convinta che indebolire certe reazioni avrebbe impoverito la coerenza della storia. E se all'inizio il confronto sembrava un normale scambio creativo, nel giro di pochi minuti le parole si sarebbero fatte pungenti, i toni si sarebbero alzati e in un silenzio improvviso tutto il set avrebbe trattenuto il respiro. Chi c'era racconta di assistenti che si guardavano senza sapere che fare, di macchinisti immobili e di un regista costretto a interrompere la preparazione della scena. L'intervento per calmare le acque sarebbe arrivato, ma con fatica. La produzione avrebbe provato a riportare ogni voce al suo posto, chiedendo una pausa, proponendo di riconsiderare il testo con calma e, nell'immediato, fermando ogni ripresa prevista per quella fascia oraria. Il clima, già teso per la tabella fitta, si sarebbe incupito ancora di più quando, a seguito del confronto, alcune scene sarebbero state annullate o spostate a data da destinarsi, ridisegnando l'intera giornata e complicando la settimana. Da quel momento, le indiscrezioni si sono moltiplicate in rete. Le bacheche dei fan hanno iniziato a riempirsi di domande. Cosa sta succedendo sul set? Perché non ci sono nuovi dietro le quinte con Erkan e Azal? È vero che si sono chiusi ognuno nel proprio mondo. C'è chi minimizza, parlando di tensioni normali in un set ambizioso, e chi invece teme che questo strappo possa farsi sentire anche davanti alla macchina da presa, minando quell'alchimia che proprio il pubblico aspettava di ritrovare. Eppure, né Erkan Merik né Azal Suba hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, silenzio stampa, niente smentite e nessuna conferma. Anche la produzione ha scelto di non esporsi, lavorando in disparte per riannodare i fili. Si mormora, tuttavia, che la parola d'ordine dietro le quinte sia stata al contenere e ripartire. Pare siano stati programmati incontri separati con i due protagonisti, con l'obiettivo di ascoltare, chiarire, fissare confini professionali netti e obiettivi comuni. Secondo chi vive il set dall'interno, il tentativo è stato quello di stabilire un piano operativo di emergenza. Ridurre le possibilità di attrito, riordinare il calendario e riassegnare le scene più delicate a momenti in cui il clima fosse sotto controllo. Nel frattempo, i giorni successivi sarebbero trascorsi in un'atmosfera elettrica, tutti concentrati, tutti attenti a non fare il passo falso, tutti a osservare i piccoli dettagli che rivelano se un equilibrio è di nuovo possibile. È in questa cornice che un'altra voce ha iniziato a farsi strada. Dopo la crisi, Erkan e Azal si sarebbero tenuti a distanza anche fuori dal set. Non più le complicità leggere tra un Chuck e l'altro, non più le risate catturate dai cellulari dei tecnici. Dicono che i due avrebbero preferito attendere in stanze separate, evitando i corridoi affollati e delegando molti scambi agli assistenti. Una soluzione pratica, dicono alcuni, una barriera evidente, sostengono altri. Per calmare gli animi, il piano di lavorazione sarebbe stato modificato. Scene a due ridotte dove possibile, priorità alle sequenze corali con altri interpreti, rinvio delle parti più cariche di emozione.
Ma con un prezzo, più ore, più stress, più riprogrammazioni e inevitabili ritardi. Eppure, i sussurri non si sono fermati lì. È venuto a galla che il nodo non sarebbe stato soltanto il testo. Tra i corridoi del set si è iniziato a parlare anche di pesi narrativi, lunghezze di scena, rilevanza dei personaggi in alcuni episodi. Due professionisti di spicco, entrambi amatissimi e con grandi aspettative sulle spalle, entrano nel progetto contando di dare il massimo, basta un'ombra di squilibrio, dicono, perché si accenda una miccia. Chi conosce Erkan Meric racconta che negli ultimi giorni l'attore si sarebbe chiuso di più, lasciando parlare il minimo indispensabile e concentrandosi sul lavoro con un'attenzione quasi severa. Di Azal Suba, invece, si dice che abbia preferito fronti calmi. Entrare, provare, eseguire, parlare poco e fare molto, proteggendo la continuità narrativa della sua protagonista con determinazione ferma. Dietro la scelta di non rilasciare comunicati si potrebbe leggere una strategia. Nell'ambiente, il silenzio è spesso interpretato come il calma prima della tempesta o, al contrario, come la via più sicura per sgonfiare il caso. Intanto, però, trapela che la produzione avrebbe chiamato a raccolta non solo i coordinatori, ma anche figure esperte in dinamiche di gruppo. Psicologi del lavoro e consulenti di set avrebbero tenuto briefing dedicati a ristabilire i confini professionali, a definire procedure chiare per il confronto creativo e a ricordare a tutti il fine ultimo, la serie. Si parla di parole chiave come obiettivi condivisi e il rispetto dei ruoli, di appuntamenti a porte chiuse per riallineare il team creativo, e di linee guida precise per evitare che una discussione artistica deragli in incomprensioni personali. Tra i fan cresce l'ansia per la data di uscita. Qualcuno sussurra che, qualora le scosse non si esaurissero a breve, il debutto potrebbe slittare e alcune tappe della promozione potrebbero essere ridimensionate o rinviate. Un colpo duro per chi ha investito tanto in questo titolo, non solo in termini economici, ma di immagine. Eppure, da ciò che filtra, il motore non si è spento, la macchina si è rimessa in moto con cautela, con prove scandite, con scene riprogrammate a quattro mani e con un'attenzione chirurgica alla convivenza professionale. Davanti alla camera, raccontano, l'intesa riappare, centrata, precisa, magnetica. Dietro, però, la freddezza si percepisce ancora, come un vetro sottile che nessuno sa se si spezzerà o se, col tempo, diventerà trasparente. La storia, come naturale, ha invaso gli spazi digitali. C'è chi accusa i pettegolezzi di aver ingigantito l'episodio e chi ribatte che, senza fumo, non c'è mai fuoco. C'è chi teme per l'alchimia e chi, al contrario, è convinto che questa scossa renderà le interpretazioni ancora più vere. Le immagini dal set si fanno attendere, i contenuti promozionali scarseggiano, e proprio questa scarsità alimenta il mistero. Di certo, tutti guardano nella stessa direzione, basterà il senso del dovere a rimettere le cose al loro posto. Erkan Meric, con la sua riservatezza, e Azal Suba, con la sua concentrazione lucida, riusciranno a trasformare l'attrito in energia creativa? Oppure le pagine dei giornali di spettacolo avranno nuovo materiale nelle prossime settimane? Nel frattempo, dietro porte chiuse, si racconta che siano state riscritte alcune priorità. Il calendario prevede finestre protette per le sequenze più intense, con il regista presente ad ogni passaggio chiave e i capi reparto pronti a intervenire per smussare qualsiasi spigolo. La parola fiducia ritorna nei riuniti brevi prima dei Chuck, si batte il 5 in silenzio, si annuiscono decisioni operative. La produzione, pressata da tempi e aspettative, sembra intenzionata a fare di tutto per assicurare che il progetto arrivi al traguardo con la forza promessa fin dal primo annuncio. E anche se la verità, quella vera, rimane appesa tra corridoi e camerini, una cosa è certa, di questo set si continuerà a parlare a lungo, non solo per ciò che finirà in onda, ma per quello che si mormora ogni volta che la luce rossa si spegne e la porta si chiude. Questo è quanto, almeno per ora. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi a Segreti Turchi e condividetelo con chi ama seguire da vicino il mondo delle serie e dei loro retroscena. Restate connessi, alla prossima rivelazione.